Ciao a tutti e benvenuti su Turkey News Magazine. Mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi guidare nella storia che oggi sta incendiando i commenti, le chat e le bacheche, le immagini che avrebbero immortalato il matrimonio segreto di Sinem Unsal e Ozan Akbaba in Spagna. Non stiamo parlando di un red carpet, non di un tappeto di sponsor, ma di un tramonto caldo che scolorava un cortile di pietra, di luci dorate fra arcate antiche, e di sguardi complici che, se fossero vere quelle foto, racconterebbero molto più di 1000 dichiarazioni ufficiali. Prima di tuffarci nei dettagli, lo sapete già, restate con noi fino alla fine, perché ogni dettaglio è importante, e condividete questo momento con chi, come voi, vive di emozioni e curiosità. E ora, la storia che tutti ripetono sussurrando come se fosse un segreto appena appreso. Dicono che tutto sia cominciato con un paio di scatti apparsi senza rumore, quasi timidi, sulle timeline di alcuni profili. Niente volti nitidi, niente tag, niente annunci. Solo una scenografia troppo suggestiva per essere casuale. Un patio dalla patina storica, lampioni in ferro battuto, un cielo che scivolava dall'arancio al rosa, e al centro una figura femminile in abito bianco, essenziale e modernissimo, accanto a un uomo in completo classico dal taglio impeccabile. I nomi pronunciati sottovoce erano sempre gli stessi, Sinem Unsal e Ozan Akbaba. E in un batter d'occhio il mormorio è diventato un'onda. Sui social è bastato un gesto, zoomare, fermare, confrontare. Si è parlato di una città spagnola dal fascino romantico, di muri color miele e finestre con persiane di legno, di una location che profuma di storia. Chi dice Andalusia, chi rammenta il vento tiepido di una costa mediterranea. Nessuno giura, tutti ipotizzano. Ma il linguaggio delle immagini, quello sì, parla chiaro. Un allestimento sobrio e chic, sedie in legno chiaro, un corridoio di fiori bianchi, candele protette da vetri sottili. Un'eleganza senza ostentazione, fatta per persone che mettono l'emozione al centro e il resto, volutamente, ai margini. Ci raccontano che Sinem Unsal avrebbe scelto un abito contemporaneo, dalla linea pulita, senza fronzoli, capace di abbracciare la luce e di trasformarla in una carezza. Nessuna cascata di cristalli, nessun eccesso, solo quella grazia naturale che la rende riconoscibile anche a distanza. Accanto a lei, Ozan Akbaba in un completo scuro con taglio moderno ma anima classica, la camicia candida che rifletteva il crepuscolo, e quel portamento calmo, quasi protettivo. È il genere di immagine che non grida, che non pretende, che conquista per sottrazione. E proprio per questo ha acceso i cuori dei fan. Perché la domanda è esplosa immediata: è davvero successo? Si sono sposati lontano dai riflettori, in una cerimonia intima? Le voci raccontano di un evento con pochissimi invitati, una manciata di amici di lunga data e i familiari più stretti, il necessario e niente di più. Nessuna folla, nessuna diretta, nessuna corsa dei paparazzi al di là di un cancello. Solo un perimetro raccolto, un tempo lento, e la promessa condivisa in una lingua universale, quella degli sguardi. La scelta della Spagna, secondo chi vive di indiscrezioni e retroscena, non sarebbe casuale. Sarebbe nata dalla stanchezza di agende impazzite, dal bisogno di un luogo dove il lavoro non insegua ogni passo, e dall'idea di celebrarsi non davanti al mondo, ma davanti alla propria serenità. Il Mediterraneo, con le sue vie acciottolate e le facciate colorate, con gli odori di cucina che salgono dai vicoli e il mare che respira vicino, avrebbe offerto il fondale perfetto. E quel tramonto, dicono, avrebbe fatto il resto. Poi c'è la reazione del pubblico, rapida come un battito. Nel giro di poche ore i post sono stati inondati di commenti, di cuori virtuali, di messaggi che suonavano come brindisi. Molti hanno scritto che l'energia tra Sinem Unsal e Ozan Akbaba si percepiva da tempo, che questo passo, pur sorprendente, era in realtà naturale come una conclusione attesa. Altri hanno ricordato quanto entrambi siano cauti quando si tratta di vita privata, e proprio per questo hanno letto in quelle immagini un atto coerente. Celebrarsi senza clamore, proteggendo ciò che conta davvero. E tuttavia, nessuna conferma ufficiale. Nessuna smentita, certo, ma neppure quel post che basterebbe a trasformare la voce in certezza. E questa assenza, come spesso accade,
non spegne la curiosità, la gonfia. Le rubriche di gossip prevedono che nei prossimi giorni potrebbero spuntare scatti più nitidi, dettagli della location, forse persino una breve clip dal profilo di un invitato, sfuggita al controllo del pudore. C'è chi dice che basterà aspettare, c'è chi sostiene che, se davvero è accaduto, resterà un ricordo custodito, e che sta bene così. Nel frattempo, la presunta cerimonia è già sulla bocca di tutti. Un matrimonio senza fiumi di glitter, senza il rumore di un'orchestra di fotografi, e proprio per questo potente. La scena che si immagina è di quelle che restano. Una chitarra che pizzica una melodia lieve, una fila di candele che disegna il sentiero, il profilo di antichi archi che incorniciano due promesse. L'abbraccio di congratulazioni di un genitore, il sorriso di un amico commosso, una risata che scioglie la tensione. E il mare, lì vicino, a battere il tempo come un metronomo gentile. Chi conosce i due attori sa quanto la loro carriera li porti a vivere tra set, debutti, interviste, aspettative. Scegliere di spostare il baricentro lontano da quel vortice, anche solo per un giorno, significa prendersi davvero per mano. C'è chi riferisce che la lista degli invitati fosse deliberatamente corta, che qualcuno abbia chiesto di non usare i telefoni durante la cerimonia, che persino i fiori siano stati selezionati in base a un ricordo comune. Sono dettagli che forse non sapremo mai, ma che rendono quell'immagine così credibile da sembrare inevitabile. Le domande, intanto, si moltiplicano. Dove, esattamente, sarebbe successo? Una villa con patio interno? Un chiostro restaurato? Un terrazzo con vista sul mare? E chi c'era a testimoniare? Colleghi di set, amici d'infanzia, i fratelli, i cugini? Nessuno ha risposte definitive, e forse è proprio questa penombra a dare al racconto la sua forza. Quando tutto è subito visibile, nulla rimane speciale. Quando qualcosa sfugge, diventa prezioso. Il fascino della Spagna, lo sapete, è un invito naturale all'intimità. Le pietre parlano, le luci raccontano, l'aria vibra di lentezza. È facile immaginare un tavolo apparecchiato con pochi calici, un olio buono, pane caldo, risate che rimbalzano sulle pareti chiare, e la coppia che si concede il lusso di assaporare ogni momento. Sine Munsal, con quell'eleganza che non chiede conferme. Ozan Akbaba, con quello sguardo che sembra dire, ci siamo, qui, adesso. E gli amici, spalla contro spalla, a proteggere un ricordo. I fan, nel frattempo, si dividono fra i pragmatici e i sognatori. I primi chiedono prove, i secondi raccolgono indizi, un bracciale visto in un'altra foto, un riflesso in un vetro, un dettaglio del tessuto. È il gioco che conosciamo bene, quello che trasforma il pubblico in investigatori gentili. Eppure, mentre l'attenzione cresce, l'assenza di clamore dei due protagonisti è una costante che rassicura. Non hanno bisogno di urlare, e forse è proprio questa la chiave del loro fascino. La voce che più rimbalza è la stessa: la cerimonia sarebbe stata privata, costruita su misura, tenuta insieme dalla complicità. L'agenda frenetica dei due, la pressione della visibilità continua, la volontà di vivere il momento senza interferenze, tutto conduce a un sì pronunciato lontano dalla folla. E la Spagna, con le sue città che sanno ancora dire ti amo in silenzio, avrebbe risposto all'idea che Sine Munsal e Ozan Akbaba portavano nel cuore. Chi ha visto quelle immagini parla di mani che si cercano, di risate che esplodono improvvise, di un brindisi al termine di poche parole. Ne bastano 3, lo sappiamo. E forse la magia sta proprio in questo, nel distillare l'eccesso, nel ridurre tutto all'essenziale. Nessun spettacolo pirotecnico, nessuna passerella, solo la loro storia. E se l'eco di quelle foto ha conquistato così tanti sguardi, è perché racconta un modo diverso di brillare, quello che non ha paura dell'ombra. Nel capitolo delle reazioni, c'è un dettaglio che colpisce: i messaggi non parlano solo di sorpresa, parlano di giustizia poetica. Era nell'aria, scrivono in tanti. Erano fatti per questo. C'è chi ricorda le loro interpretazioni, i ruoli che li hanno resi amati, e come dietro lo schermo si intravedesse un'intesa rara. La vita vera, quando decide di farsi vedere, a volte lo fa così,
con un'istantanea rubata e una scia di sospiri. Poi c'è l'altra metà del coro, quella che invoca prudenza. Senza conferme, dicono, tutto potrebbe essere un abile gioco di prospettive. Potrebbe essere un set fotografico, una campagna, un evento privato non legato alle nozze. È una possibilità, certo. Ma il sapore di quelle immagini, quel loro modo di sostare nello sguardo, convince molti che tra Sinemunsa e Ozan Akbaba non ci sia solo la promessa di una storia, ma la sua consacrazione. Se davvero è accaduto, la scelta di non parlarne subito non sorprende. È in linea con chi da sempre costruisce confini netti tra palcoscenico e intimità. L'idea che tutto debba essere condiviso in tempo reale è forte, ma non è una legge. E questo silenzio non è un muro, è un abbraccio, un gesto di protezione. Forse la conferma arriverà domani, forse non arriverà affatto. In ogni caso, il racconto ha già fatto il suo percorso. C'è un'immagine che torna, testarda, una scalinata di pietra, passi lenti, un velo che sfiora terra, un sorriso che disarma. Se chi c'era ha rispettato il momento, allora abbiamo già tutti ricevuto il messaggio giusto. Certe cose si capiscono anche senza parole. Ed è curioso come, in un mondo che corre, il gesto più rivoluzionario sia rallentare. Qualcuno giura di aver riconosciuto un dettaglio della location, un portale intagliato famoso in una certa città, altri, meno convinti, suggeriscono sia un luogo meno noto, proprio per evitare occhi indiscreti. Quel che conta, forse, non è la mappa, ma il sentimento. La Spagna è diventata la parola ombrello sotto cui ripararsi, il sinonimo di un sì detto con grazia. Tra le ipotesi, una in particolare si rincorre. La lista degli invitati sarebbe stata ristretta a una decina, massimo una ventina di persone. Si parla di un piccolo ricevimento, di pochi discorsi, di una musica che non invadeva ma accarezzava. Si parla di mani intrecciate, di teste vicine per una foto scattata non per il mondo, ma per il cassetto di casa. Si parla di una torta semplice, di un brindisi al tramonto, di passi lenti sotto un cielo che si faceva blu. Ed è così che un racconto che poteva perdersi tra mille altri è diventato, nel giro di ore, l'argomento più chiacchierato. Perché, se le immagini sono davvero quello che pensiamo, abbiamo assistito a una dichiarazione di poetica, contano le emozioni, non la scenografia. Conta l'intimo, non il clamore. E questa è forse la ragione per cui tanti si sentono felici pur non avendo ricevuto inviti, è come se quell'istante avesse appartenenza collettiva. C'è anche chi immagina la mattina dopo, i due che camminano in una via ancora sonnolenta, cappuccini fra le dita, sorrisi complici, occhiali scuri. L'adrenalina che si spegne e lascia posto a una quiete nuova. Nessuna corsa, nessun impegno, solo il lusso di esserci, insieme. E il mondo, nel frattempo, che chiede, diteci, è vero? Noi, da qui, rispettiamo la danza tra curiosità e discrezione. Vi raccontiamo ciò che circola, ciò che emoziona, ciò che fa sognare. Se le conferme arriveranno, le accoglieremo. Se non arriveranno, continueremo a ricordare che a volte il mistero è un alleato prezioso dell'amore. Quel che è certo è che, da stamattina, il nome di Sine Munsal e quello di Ozan Akbaba scorrono insieme nel fiume delle storie più belle. Il tempo ci dirà se questa pagina appartiene all'album ufficiale o alla leggenda metropolitana. Intanto, ovunque si volga lo sguardo, non si parla d'altro. E c'è un motivo: queste immagini ci riportano a un'idea antica e sempre nuova di felicità. Quella che si costruisce a bassa voce, lontano dall'eco, con la forza gentile di due mani che non si lasciano. Qui, su Turkey News Magazine, restiamo alla finestra del cuore, pronti a cogliere ogni segnale. Se Sine Munsal e Ozan Akbaba hanno davvero detto sì in Spagna, lo hanno fatto con una grazia che resterà. Se è solo un miraggio, è il più romantico che potessimo desiderare. In ogni caso, siamo grati a quelle luci dorate, a quelle pietre, a quel tramonto, per averci ricordato che l'amore, quando decide di comparire, non ha bisogno di rumore. E con questo abbraccio di immagini e possibilità, chiudiamo il nostro racconto di oggi. Restate connessi, condividete questa storia con chi sa ascoltare tra le righe, e soprattutto non dimenticate di iscrivervi,
Su Turkey News Magazine, l'emozione non va mai in pausa. Alla prossima, con il cuore sempre pronto a sorprendersi.